Che prestazione, che prestazione, che partita, che spareggio! Come si deve giocare uno spareggio Champions? Ce lo mostra la Dea. Ce lo mostra la Dea. Punto. Stop. A capo. E scriviamo un'altra pagina. E la scrivono sempre loro, eh. La scrivono sempre loro. Sempre loro, i bergamaschi. Sempre loro. Sempre loro. Che sono l'ultima squadra europea a vincere. L'ultima squadra italiana a vincere una competizione europea, perdonatemi. E vedremo quello che farà la Juventus, ma al momento è l'Atalanta a rappresentare il calcio italiano. Ed è giusto così. Giusto così, e lo dico proprio a caratteri cubitali. Bello vedere una squadra italiana giocare in questa maniera. Allora, la Champions è il massimo palcoscenico. La Champions mostra a tutti quello che sei, quelli che sono i tuoi valori, e più che altro vieni riconosciuto se fai queste partite. Quindi queste partite vanno giocate così. Poi attenzione, si era sul 3-1, si può andare ai supplementari, puoi anche uscire. Ma se esci giocando così, nessuno ti può dire ah, zero, zero. Bello ragazzi, bello vedere. Io erroneamente anche non ci erroneamente, lo devo dire erroneamente, perché vista la partita d'andata ero rimasto molto deluso, perché l'Atalanta è una squadra che ormai possiamo dirlo storicamente, no, storicamente ha sempre, no, in queste serate comunque offerto qualcosa, e vedevi il secondo tempo dell'andata e dicevi ma questa squadra quasi come se neanche ci avesse provato, rassegnata. Oggi a Bergamo, in casa loro, in casa noi, in casa nostra, vi mo- in casa nostra dobbiamo dare il massimo, e la prestazione è stata veramente eccellente. Ne dobbiamo parlare. Scusa, sto facendo parlare più che altro il mio lato emozionale, perché in questo momento io mi sento rappresentato dall'Atalanta e sono contento che ci rappresenti almeno l'Atalanta. Almeno l'Atalanta. Ne parliamo. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare se volete soddisfare l'amico algoritmo. E se questa cavalcata, questa prestazione, questa partita vi è piaciuta, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. E sarò qui immediatamente dopo la partita anche della Juventus. Vediamo cosa accadrà. Din don la campanella per appunto avere la notifichina. In descrizione tutti gli altri profili. Grazie veramente, grazie del supporto e di tutto il resto. No, partita. Un'altra cosa che voglio dire, perché poi mi dimentico, perché noi siamo un paese di ricercatori di alibi, o è l'arbitro, o è il fatto che abbiamo tanti infortuni, o il calendario, o non lo so, aggiungete voi perché la lista è lunga. E oggi magari l'Atalanta, dopo averne prese due all'andata, quindi partita già un pochettino leggermente in salita, no? Vieni comunque da partite impegnative in campionato, dove tu sei rientrato in la lotta per la Champions, vieni dalla sfida contro il Napoli, sai, puoi essere a corto di energie. In più ti mancano uomini cardini, se penso a Ederson in mezzo al campo, se penso a De Ketelar, l'uomo di maggior talento sotto alcuni aspetti, ed è stato infortunato. A gennaio hai venduto Lookman, chi lo ha sostituito, Raspadori, è out. E sai, ci sono, no? Da italiano Docet per l'Atalanta c'erano subito gli alibi pronti, e dire sì, ma sai, poi non è facile. Invece l'Atalanta non ne vuole alibi, non ne vuole alibi, non ne vuole. Si gioca a pallone, si gioca a calcio. E ragazzi, hanno tirato fuori veramente una prestazione, ragazzi, incredibile, mettendo nel primo tempo subito, alzando subito la voce.
Secondo me, rispetto alla partita andata, il giocatore che più di tutti è salito in cattedra, ripeto, per quanto poco aveva dato nella prima parte, Scamacca. Scamacca oggi ha lavorato bene lì davanti e quindi sponde, giocate, punto di riferimento, fai salire la squadra e grazie alle sue giocate sta venendo fuori un giocatore come Zaleschi, che si parlava anche qui il complotto, no, ma Zaleschi, ma vedete un po', l'ha dato l'Inter, ma la plusvalenza, tutto. Zaleschi è giocatore, ragazzi. Zaleschi è giocatore. Non so se l'avete visto anche oggi. È giocatore. È uno che salta l'uomo. Vedo Zaleschi e dico, ma perché? Perché non l'abbiamo tenuto? Visto che facciamo una fatica immane a trovare gente che ha la personalità di saltare l'avversario. Salta e tira, punta, tira. Ha tirato un paio di volte. Kobel, al netto della prestazione, del fatto che poi giustamente anche hai dovuto concedere, ha avuto le sue occasioni il Borussia, ma il portiere è stato il migliore in campo. Kobel ha fatto un paio di parate su Zaleschi e non solo, che ragazzi miei, tanta roba. E, e niente, poi questa squadra trova l'ennesimo gol di Mario Pasalic, ribadisco. Poi i gol li dobbiamo anche pesare, eh. Vanno anche pesati davvero, vanno anche pesati perché questo ragazzo segna, non ha paura di niente, gioca con enorme personalità. Ehm, bene, cioè bene. Io oggi ho solo tanta ammirazione per questa squadra che ancora una volta conferma il fatto che se tu hai idee, se tu sai lavorare, poi i soldi sono un aspetto sicuramente fondamentale per arrivare magari a vincerla un domani, non può essere competitivo sotto questo aspetto, però per fare buona figura, per essere assolutamente all'altezza dell'evento, se lavori bene puoi, se lavori bene puoi. E l'Atalanta ce lo sta facendo vedere da tempo immemore, onestamente. E niente. Poi anche oggi abbiamo visto come gente che salta l'uomo sia importante, perché è entrato Adeyemi e aveva messo di nuovo in bilico il risultato con il suo gol. Però qui anche qui la forza, no? Di ancora una volta, no? Di non aver paura, anzi, e poi ha avuto di nuovo le occasioni Atalanta, il tiro di Samardzic, bellissima giocata, di fuori di pochissimo, e nel finale appunto conclude attaccando, e Kristovic si procura un rigore nettissimo, e Samardzic appunto un altro giocatore che anche Samardzic sta uscendo, cioè il talento di Samardzic non è stato mai in discussione, adesso lo stiamo ammirando proprio anche per efficacia. Contentissimo, davvero contento di avere almeno l'Atalanta agli ottavi. Poi sarà difficile perché ci sarà Arsenal e Bayern, ma l'Atalanta si è meritata questa, se l'è strameritata questa possibilità. Bravi, veramente bravi. Chapeau, applausi a scena aperta per l'Atalanta. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le case se volete, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio, Teneschio.